I medici ritenevano che la malattia fosse da imputare alla vita indolente e all'appetito smodato delle donne, che a detta loro amavano cibarsi di ogni genere di immondizia. Hello Vivians! Benvenuti in un nuovo video di Pazza Epoca. Questa volta parleremo delle teorie che circolavano sul ciclo mestruale nell'epoca moderna. È un periodo piuttosto lungo che va dalla fine del XV secolo all'inizio del XIX. Noi ci concentreremo sul 1600 e il 1700 europeo. Iniziamo da il paradosso del mestruo. Nonostante il ciclo fosse un appuntamento familiare per quasi metà della popolazione, parlarne era un tabù. Era un luogo comune, ma anche un argomento proibito di conversazione o scrittura. Era terrificante ma erotico, immorale ma naturale, imbarazzante ma potenziante. Una malattia e un segno di salute. Capite quindi perché abbiamo pochi documenti sull'argomento e molto codificati. La maggior parte sono trattati di medicina, ricerche e teorie pubblicate da medici, ovviamente uomini, che studiavano il ciclo mestruale attraverso una prospettiva alquanto misogina e ricca di pregiudizi sul sesso femminile. Il termine mestruazioni era usato solamente dai medici, il resto della popolazione usava degli eufemismi, come si usa ancora oggi. Chi è che dice "mi sono venute le mestruazioni"? È anche difficile da pronunciare. Gli eufemismi utilizzati erano di tre tipi: quelli che le descrivevano come una malattia, quindi si diceva Marianna è indisposta, è malata, ha quella malattia. Poi c'erano gli eufemismi che si concentravano sulla natura periodica delle mestruazioni. Marianna ha le regole, le mensili, il ciclo. Mentre alcuni di questi termini sono ancora utilizzati, il terzo tipo di eufemismi è caduto in disuso. Era più simbolico, legato all'immaginario floreale o di origini bibliche o poetiche. Marianna ha i suoi fiori, Marianna è in erba o in fiore. Si diceva che alcuni le chiamassero fiori perché precedono il concepimento come i fiori prima della frutta. Peccato, erano termini carini, forse un po' troppo sdolcinati? Le teorie sulle mestruazioni. Nel XVIII secolo il progresso scientifico mise in discussione l'antica teoria degli umori discendente dagli insegnamenti di Ippocrate e Galeno. Secondo questa teoria, nel corpo risiedono 4 liquidi o umori principali: il sangue, la bile nera, la bile gialla e il flegma. Per mantenere una salute ottimale si riteneva che questi umori dovessero essere tenuti in perfetto equilibrio. Nonostante già nel 1600 si stavano diffondendo nuove dottrine, le idee di Ippocrate e Galeno rimasero comunque dominanti e vennero abbandonate solamente nella metà del XIX secolo. Ma cosa c'entrano con le mestruazioni? Ora ve lo spiego. Parliamo di sangue tossico. Secondo la teoria umorale, la pubertà causava un aumento dell'afflusso di umori e nelle donne questo portava alle mestruazioni e all'aumento del seno. Questo accumulo di umori poteva diventare dannoso se non fosse stato espulso in qualche modo. Si credeva che gli uomini espellessero gli umori tramite il sudore, mentre le donne, dedite ad attività meno faticose, non vi riuscissero. Conducevano stili di vita meno attivi e inoltre avevano una costituzione più morbida. Si accumulava così nel corpo femminile una pletora di sangue che veniva espulsa quando era abbastanza copiosa, generando il flusso mestruale. In questo modo il sangue si ripuliva e la donna rimaneva in salute. Ma che dire allora di tutte quelle donne che lavoravano nei campi e svolgevano attività faticose? Per loro la teoria valeva comunque. Anzi, non facevano che darle maggiore credito, perché in queste donne spesso il ciclo mestruale era assente. Oggi sappiamo che la causa era la malnutrizione, ma allora coincideva con la credenza che il duro lavoro consentiva al corpo di espellere le tossine con il sudore, e perciò non vi era un accumulo nell'utero. Per via di questa teoria, un ciclo mestruale mancato non era indice di una potenziale gravidanza, anzi, l'interruzione del ciclo mestruale era alla fine della lista degli indicatori di gravidanza.
Un'ostetrica, una certa Jane Sharp, nel 1671 diede una lista con 14 indicatori di gravidanza e l'interruzione del ciclo mestruale arrivò sesta, dopo le eruttazioni acide. Secondo la teoria umorale, il sangue mestruale era essenzialmente maligno, infettivo e putrido, perché conteneva le impurità raccolte nell'utero per un mese e che lentamente marcivano fino alla loro evacuazione. Il sangue mestruale era dunque pericoloso, e non solo per la donna, ma anche per chi la circondava, qualora fosse entrato in contatto intimo con lei. Fino al XIX secolo si credeva che le donne mestruate facessero marcire qualsiasi cosa organica toccassero, le piante, la carne, le conserve. Era meglio dispensare le donne dalla preparazione di alcuni cibi durante quei giorni, altrimenti la natura putrida del sangue mestruale avrebbe provocato un'escrezione di tossine dalla pelle, infettando tutto ciò che la donna toccava. Il flusso mensile non era l'unica fuoriuscita di sangue ad essere considerata mestruale all'inizio dell'epoca moderna. Ad esempio, il sanguinamento postpartum era visto come un periodo mestruale più lungo. Anche il sangue perso durante il primo rapporto era considerato mestruazione. Si credeva che questi episodi di sanguinamento facessero parte della crescita della donna fino alla maturità. Il menarca era l'inizio della transizione di una ragazza alla femminilità. La deflorazione e il successivo sanguinamento postpartum continuavano quel processo. Insomma, non eri completamente donna se non avevi ancora raggiunto queste tappe. Come vi dicevo, queste vecchie teorie stavano subendo molte critiche. Ci si stava allontanando dalla comprensione del corpo in termini di umori e i medici stavano trovando prove inconfutabili che il sangue mestruale fosse pulito, smentendo così la teoria dell'accumulo di sangue tossico. Verificarono infatti che il sangue mestruale, anche quando non aveva sfogo, non dava origine ad alcuna infezione. La scoperta del sangue mestruale come puro eliminò anche la paura di avere rapporti intimi durante il ciclo. La teoria lunare. Un altro mito delle mestruazioni sfatato era la teoria lunare. L'idea che i cicli mestruali fossero direttamente correlati al sorgere e al calare della luna. Venne sottolineato che se così fosse, tutte le donne dello stesso clima, della stessa età e costituzione avrebbero le mestruazioni negli stessi turni, nella stessa stagione. Nonostante ciò, il concetto di mestruazione, come astrattamente connesso ai cicli della luna, rimase in certa misura prevalente. La malattia verde. Dal XVII al XIX secolo si pensava che se il menarca tardasse ad arrivare o vi era un'interruzione del ciclo mestruale, la donna soffriva di clorosi, detta anche malattia verde. Le donne affette erano pallide, con una sfumatura giallo-verdastra. Colpiva prevalentemente donne molto giovani e adolescenti, spesso di ceto elevato, e portava debolezza, facile affaticabilità, dispnea da sforzo, disturbi digestivi, tachicardia e disfunzioni mestruali. I medici ritenevano che la malattia fosse da imputare alla vita indolente e all'appetito smodato delle donne, che a detta loro amavano cibarsi di ogni genere di immondizia, finendo per intossicare il sangue. Ne conseguivano quindi indigestioni, mancanza di appetito e tutta una serie di mali, tra cui l'interruzione del ciclo mestruale. Se il sangue e i liquidi non venivano preparati adeguatamente, era impossibile che le secrezioni venissero eseguite correttamente. Per favorirle, i medici prescrivevano delle diete in modo da prevenire l'amenorrea. Era importante che il ciclo avvenisse e bisognava rimuovere tutto ciò che potesse ostacolarlo. Niente cibi freddi o che creano acidità, come frutta o burro di latte. Da evitare anche il pesce e tutti i cibi difficili da digerire. Consigliavano di bere più volte al giorno un po' di vino o birra in cui era stata precedentemente infusa della limatura di ferro, filtrata prima di essere servita o ridotta in polvere finissima. Veniva prescritto anche l'estratto di sabina, derivato dalle bacche di ginepro, per alleviare i sintomi. Un'altra causa che venne data alla clorosi
era l'astinenza dal rapporto intimo con l'uomo e il soffocamento degli impulsi. Era infatti chiamata anche il disagio delle vergini e affliggeva anche le suore e le giovani vedove. Alcune terapie erano l'idroterapia, la flebotomia, i purganti e naturalmente il matrimonio. Oggi sappiamo che la clorosi è un'anemia da carenza da ferro che colpisce le ragazze in pubertà quando hanno un bisogno maggiore di questo elemento. In passato era maggiormente diffusa a causa dell'alimentazione povera, dell'eccessivo lavoro e dell'ambiente malsano. Possiamo notare come da tutte queste credenze e teorie mediche traspaia la visione della donna come un essere indolente, incapace di controllarsi anche sul cibo, bisognosa di avere rapporti con un uomo per mantenersi in salute. Era la donna stessa, per natura o per comportamento, la causa delle proprie malattie. E questo sarà ancora più evidente nella seconda parte del video, in cui parleremo dell'isteria mestruale e della demonizzazione della donna mestruata, vista come erotica ma anche bestiale. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se vi va venite a trovarmi su Instagram. Ci vediamo al prossimo video!